Oggi siamo a Città del Capo, ospiti di alcuni nostri amici che hanno vissuto qui tutta la loro vita, quindi parliamo di diversi decenni. Li abbiamo conosciuti qualche mese fa fuori al Serengeti e hanno detto: quando verrete a Cape Town, qui in Sudafrica, dovrete assolutamente stare qualche giorno con noi perché vi porteremo in alcuni dei posti più spettacolari di questa città. Tessa ha fatto un smoothie delizioso che ti vuole fare vedere come fa anche yogurt. Quindi vai. Incominciamo bene, lasceremo il nostro Totò qui a riposarsi per la giornata, se lo merita. Siamo pronti e si parte. Siamo Aldo, Vera e Totò. Negli ultimi 7 anni abbiamo letteralmente fatto il giro del mondo a bordo del nostro fuoristrada camperizzato, visitando oltre 70 paesi su tutti i continenti. Eccoci qui all'equatore per la terza volta, direzione emisfero meridionale. Adesso siamo in Africa e realizziamo video senza filtri, mostrandovi la realtà del vero vivere viaggiando. Clicca su iscriviti e unisciti alla nostra avventura. Amore, dove siamo? Ragazzi, siamo a piscina naturale di St. James. E praticamente cosa è particolare di queste piscine? Che acqua va e viene, quindi A seconda delle maree. esatto, e quindi sono molto puliti. Andiamo a vederle più vicino. Amore, com'è l'acqua? Non lo so quanto, un 15 gradi, ragazzi, è molto fredda, è molto fredda. Vuoi farti il bagno quindi? No, no, grazie. Duncan ci sta pensando. Wow. Ragazzi, non so come facciano, qui si cambiano in queste casette colorate e vanno a tuffarsi. L'acqua è davvero fredda, non per noi. Quindi le onde, quando arrivano con la marea che comincia a alzarsi, vanno a riempire questa piscina. Ecco, ora si vede, eccole lì che saltano. Tutto lì sul muro ci sono dei graffiti bellissimi, là c'è un polpo e qui c'è un signore con il metal detector, sta cercando qualcosa. Quando esce il sole sono tutti altri colori. Tipico sabato mattina qui in uno dei sobborghi di Cape Town. È una bella situazione, tranquillo. Ti è piaciuta la spiaggetta? Sì, molto, molto. Bellissima idea. Tutta la costa è piena di queste panchine, qui ci sono le varie passeggiate, quindi i trek. E sembra un po' l'Inghilterra qui, l'architettura delle case, ovviamente in un contesto paesaggistico molto più bello. È incredibile quanto grande sia Cape Town, questa è tutta la periferia, quindi c'è il centro vicino al porto che andremo più tardi o domani, e poi tutti questi vari villaggetti, quartieri. Amore, dove siamo? Siamo a Boulders Bay, penso così si chiama, dove sono i pinguini. Che fai? Che fai? Questa colonia di pinguini fa parte di una riserva, quindi è amministrata di Parco Nazionale. Ragazzi, ho appena imparato una cosa pazzesca. Il pinguino africano può trattenere il respiro fino a 2 minuti e mezzo e quando va sott'acqua in cerca di cibo raggiunge una velocità di 7 km all'ora e apparentemente può andare in profondità fino a 130 metri sott'acqua in apnea. È un mostro! Molto bello qui, non sono sorpreso. C'è qui tutta la passeggiatina su questo pontile di legno, pulitissimo, sistematissimo, molto particolare quella roccia, quello scoglio lì in acqua. Che acqua pulita, ragazzi! Il momento perfetto per presentare i nostri amici. It's the best one to introduce you guys. Vai amore. Questa è Tessa e questo è Duncan. E li abbiamo incontrato prima di entrare in Serengeti, quindi li conosciamo da Tanzania. E ci sono stati molto amabili di ospitarci e quindi eccoci qua. Thank you guys so much. Oh, thank you for coming. And for showing us your beautiful town. It's amazing. Thank you so much. Guardate qua che piccolo angoletto di paradiso, case in distanza ma abbastanza lontane, e qui ci sono sti pinguinini, sono bellini.
Ragazzi, c'è un gruppo di pinguini che sono nascosti all'ombra sotto qui al pontile, quindi ho messo la GO3 sul selfie stick, vediamo di fare qualche immagine ravvicinata senza disturbarli troppo, ovviamente molto meno ingombrante rispetto a una GoPro. E adesso qui mi vedrò quello che sta filmando la minicamera. Davvero molto bello, qui tra gli alberi all'ombra è dove hanno messo i loro nidi costruiti qua. Questo qui è l'ultimo modello che è fatto con una specie di materiale tipo tessuto mischiato a una pasta, perché le casette in fibra di vetro non riescono a far traspirare molto il calore, quindi d'estate fa molto caldo all'interno. E poi esci dagli angoletti qui tra gli alberi e ti trovi questo fondale con questi scogli, gente che passa con le canoe. Ho appena scoperto che quello scoglio là in fondo si chiama lo scoglio Arca di Noè. Ci sono più pinguini sotto al pontile o più persone sopra al pontile? Ragazzi, siamo appena entrati sul Capo di Buona Speranza, che è un parco nazionale, famosissimo punto a sud di Città del Capo. È bellissimo, praticamente si guida, c'è questa strada nella natura. Immaginate un mix tra la costiera amalfitana, la costiera ligure, però senza case e senza persone, ma con animali e con dei fiori bellissimi. Apparentemente questo è il fiore nazionale del Sudafrica che si chiama protea. Non so come si traduce in italiano, ma è bellissimo. Stiamo andando adesso a vedere il vecchio faro, che praticamente fu costruito troppo in alto e quindi capirono che le navi non potevano avvistarlo bene, e anche molte volte, spesso e volentieri, coperto da nuvole. C'è una piccola passeggiatina in salita che ci renderà anche un po' più affamati per il pranzo, perché qua c'è l'ora di pranzo. Molto bello qua su, fortunatamente non ha piovuto, non vedo l'ora di mostrarvi queste bellissime viste. Fa un certo effetto camminare sapendo che questo è il sud di Sudafrica, là lontano da qualche parte, non lo so dove, è Antartide. La salita si fa sentire. Questa qui è la punta del Capo e molti turisti credono che questo sia il punto più a sud dell'Africa, ma in realtà è un 200-300 km verso est. E credono anche che qui è dove si incontrino l'Oceano Atlantico e l'Oceano Indiano, ma anche questa cosa avviene diverse centinaia di chilometri più a est. Tenete duro perché vi porteremo anche lì. Se vedete bene, in fondo alla punta c'è il nuovo faro, quello che hanno costruito appunto, scusate il gioco di parole, per essere più visibile dalle navi. Ragazzi, sto posto è spettacolare, guardate qua, l'Oceano Atlantico, False Bay, Baia Fasulla. Perché questo nome? Perché praticamente i primi esploratori che vennero qui, quindi credo siano stati portoghesi, credevano che questo qui fosse il punto più a sud dell'Africa e dove, diciamo, il vertice del triangolo incominciasse, ma in realtà tutta la costa sud si estende per migliaia di chilometri. Eccoci qui, siamo arrivati al vecchio faro. La vista era più bella laggiù. Perfetto, concordo, le viste non è che qui siano le più belle, però è più in alto e siamo a circa 10.000 km da Londra, Amsterdam. Per pranzo andremo in un ristorantino italiano che si chiama Sopra e in effetti è lì al secondo piano, sopra. Molto carino, hanno anche il forno a legna. Abbiamo preso un tipico ristorante italiano, calamari fritti che ci stanno vicino al mare, e poi il Fish and chips. perfetto, fish and chips italiano.
Siamo appena passati vicino a Masipomulele. Alba said it right. Yes. Yo, this is good. Uno di questi campi, questi africani che sono agglomerati e vivono uno sull'altro. Abbiamo dato subito la sporcizia, ovviamente. Cercano di vendere qualcosa per strada, ma zona un po' trascurata e pericolosa. I nostri amici ci hanno detto non andate qui. Ragazzi, guardate qua, bellissimo. Là c'è un porticciolo. Hai trovato uno spot col fiorellino. Bello. Davvero un luogo di incredibile bellezza. Ragazzi, siamo in questa bellissima zona alberata, gente qui al parco. E adesso sulle montagne c'è Tinland, lassù. Case abusive che ospitano 30.000 persone, qua si vedono qui sulla destra. Purtroppo lato brutto di Cape Town, ci sono anche queste zone dove la povera gente sopravvive con un letto a malapena. Molti hanno il satellite, televisione satellitare, non so come se lo possono permettere, ma prendono corrente dai fili elettrici, i problemi sono il bagno, non hanno acqua, quindi condizioni molto misere. Oggi vedremo Città del Capo da tutta un'altra prospettiva. Siete pronti? Ta-da! Si esce in barca a vela. Il nostro amico Duncan possiede una barca a vela che è modificata per essere una barchetta da corsa, perché infatti con questa ci gareggia in maniera amatoriale da diversi decenni, quindi è un grande appassionato di vela. E niente, non vediamo l'ora di incominciare. Io ho un background marino, sono sempre cresciuto su barche, ma non sono mai andato a vela, quindi una giornata molto speciale per me, perché ho sempre voluto sperimentare questo nuovo tipo di modo di navigazione, quindi sì, gasato al massimo. Si sono uniti anche la figlia di Duncan e il ragazzo. Si esce dal porto a motore, piccolo motorino piccolino, e poi incomincia il divertimento. Momento della verità. Ti piace, amore? Ma stiamo andando ancora a motore? Sì? Sì, sento. Sei silenziosissima. Sì. Ti piace? Io sto imparando, sto guardando, perché è tutto nuovo per noi, è bellissimo. Siamo su un lato, Bellissimo. stiamo veleggiando. Bellissimo. Adesso vado un po' avanti per farvi vedere l'inclinazione della barca, sperando che non cado a mare. Un po' complicato, ma bisogna fare attenzione a queste piccole cordicelle che sono sulle vele. Quindi c'è una cordicella rossa dentro e una verde all'esterno, e praticamente devono stare in linea col vento. Se una delle altre non è orizzontale, vuol dire che sei fuori corso, quindi devi ottimizzare la spinta del vento.
Poi là in distanza, eccolo là, è Robben Island, dove Mandela è stato in prigione per 27 anni. Ragazzi, è bellissimo, giornata perfetta, stiamo navigando a 6-7 nodi, non c'è il rumore del motore, soltanto le onde che urtano la chiglia. Ho trovato il mio prossimo lavoro. Bravo amore! Vera è partita completamente, dorme. Siamo a Sea Point, Bantry Bay, davvero bello. Quali sono i 12 apostoli? Per quella testa del leone, Vera ha proprio preso sonno. Amore, cioè mal di mare, non è cosa la barca a vela. No, è bellissimo, è così rilassante che mi sto addormentando, è troppo bello. Mi stai svegliando a proposito. Vabbè, ti lascio qui a prua allora. Sì. Ragazzi, stiamo per rientrare in porto, abbiamo acceso il motore, vento calato, quindi manca poco. Là abbiamo lo stadio famoso di Città del Capo. Bellissima giornata in mare. Farina, acqua, lievito. C'è un forno qua fuori con una pala. Secondo voi che sto facendo?